tutti e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Il video di oggi è dedicato ai miei prodotti preferiti di gennaio e mi sono accorta che questa serie è la più longeva in assoluto sul mio canale, infatti credo che il mio primissimo video su YouTube fosse proprio un video dei prodotti preferiti. Detto questo, mi auguro che il format non vi abbia stufato, anche perché io lo adoro e guardo tantissimi video dei prodotti preferiti in generale io stessa, anche perché trovo che mi diano degli spunti interessanti, mi facciano conoscere prodotti nuovi e mi diano anche ispirazione per i miei acquisti, e mi auguro che lo stesso valga anche per voi. Detto questo, veniamo ai miei preferiti di gennaio, perché ancora una volta ho selezionato una serie di prodotti di vario genere che mi hanno entusiasmata e sono pronta a condividerli con voi. Li ho tutti qua vicino a me, perciò direi di cominciare immediatamente. Mi sono resa conto che entrambi i miei prodotti preferiti di gennaio in campo di cura della pelle li ho acquistati l'estate scorsa in Inghilterra, però siccome sono un'accumulatrice seriale li avevo un po' dimenticati nelle retrovie del mio armadietto dei prodottini e li ho riscoperti soltanto di recente. Mi sono piaciuti entrambi alla follia. Uno è una vecchia conoscenza, l'altro invece è un'assoluta novità. Partiamo dalla vecchia conoscenza, che è uno scrub per il corpo della Soap & Glory, lo Sugar Crush, che credo tra l'altro sia uno dei loro grandi classici best seller. Soap & Glory è un brand che mi piace moltissimo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è un po' difficile da reperire in Italia, ma sono abbastanza certa, salutiamo la solita moto, non so se la sentite, comunque sono abbastanza certa che si possa acquistare online, non so se su eBay o su Amazon. Comunque, come sempre vi ricordo che sul mio blog metterò il link a tutti i prodotti che vi mostro, qualora siano disponibili online, in modo che se qualcosa vi interessa vi basterà andare sul blog, cliccare e potrete avere più informazioni e eventualmente acquistarli. Veniamo a questo scrub, mi è piaciuto tantissimo, è a base di zucchero di canna, lime, olio di mandorle e grani di macadamia, che credo sia una noce. Ha una profumazione molto fresca, sa di limone, ed è una fragranza che in inverno soprattutto mi piace un sacco. Ha una texture abbastanza esfoliante, che tra l'altro trovo perfetta per questo periodo dell'anno, quando ho come l'impressione che la mia pelle abbia bisogno davvero di una maggiore esfoliazione per ritornare a splendere leggermente di più, perché è abbastanza tristanzuola e opaca. Consigliatissimo, mi piace molto, in generale mi piacciono i prodotti della Soap & Glory, li utilizzerei di più se non fosse così complicato averli. Invece il secondo prodotto è decisamente più caro, un brand high-end, quindi quelli top di gamma, Emma Hardy, e sto parlando del Amazing Face Moringa Foaming Cleansing Wash, ovvero un detergente per il viso. La particolarità di questo prodotto è che si presenta, perlomeno la sensazione che ho muovendo la confezione, perché non riesco a vedere all'interno, come un liquido, ma quando lo si utilizza effettivamente si trasforma in una spuma morbida, soffice, che è davvero piacevole da utilizzare. Deterge a fondo, è leggermente aggressivo è una parola grossa, diciamo che ne avevo un altro simile di questi prodotti della Fresh che era molto più delicato. Questo dà davvero la sensazione di detergere a fondo, non lascia la pelle secca o che tira, ma una leggerissima sensazione la si ha, ve lo dico perché mi sembra giusto. È abbastanza caro, come al solito, non ricordo i prezzi, come al solito metterò il link sul mio blog, anche se temo che non sia possibile acquistarlo in Italia, forse lo potete acquistare online sul sito inglese di Space NK. Detto questo, direi che possiamo passare alla prossima categoria, che è quella del trucco, dove ho due cosette da mostrarvi. Ed eccoci qui nella sezione trucco. Nel mese di gennaio non ho acquistato nessun nuovo prodotto, nonostante ho due prodottini che voglio condividere con voi, anche abbastanza basic. Il primo è un ombretto che fa parte della linea Colorful della Sephora.
Credo di avervi già parlato più volte in passato di questa linea, perché mi piacciono molto gli ombretti della Sephora. Questo che vi mostro si chiama Tiramisù ed era un regalo di Natale, faceva parte del calendario dell'avvento di Sephora, anzi un regalo di compleanno per la precisione, ed è un colore molto scuro che probabilmente non avrei mai scelto di mia iniziativa, ma che invece ho amato moltissimo. Ce l'ho anche in questo momento, è perfetto per creare profondità pur mantenendo un trucco abbastanza naturale, infatti, come vedete. Ha anche un sottotono caldo che si abbina bene ai miei dorati, che poi appunto sono le tonalità predominanti, ramati, dorati e marroni dei miei trucchi in generale, o del mio trucco di tutti i giorni. Il secondo prodotto invece è abbastanza inaspettato ed è un balsamo labbra slash gloss della Urban Decay, che fa parte della linea Naked. Ce l'avevo da tantissimo tempo perché era all'interno di una palette della Urban Decay che credo fosse la Naked Basics on the Go, forse, che mi era stata regalata tempo fa. Non l'avevo mai utilizzato, invece di recente mi è venuta voglia di un rossetto, comunque di un gloss un po' più nude, un po' più neutro. L'ho testato, scusate, tentavo di soffocare la tosse soffocandomi a mia volta. Comunque mi è piaciuto molto perché è ricco sulle labbra, le idrata, non secca, che è una piacevole novità rispetto agli ultimi rossetti che ho utilizzato, che erano tutti invece matte e quindi dopo un po' le labbra ci sembravano vi ho dato l'idea, tutto chiaro. Questo invece è molto ricco, ha una colorazione assolutamente naturale, glossy ma non eccessiva, non è fastidioso, non è troppo appiccicoso, e quindi ho deciso di inserirlo nei miei preferiti di gennaio, perché l'ho utilizzato abbastanza spesso, anche un po' tutti i giorni, perché appunto labbra neutre vanno bene un po' per tutte le occasioni. E questi erano i miei due preferiti in campo di trucco. Adesso passiamo alla sezione abiti, perché ne ho un po' da mostrarvi. La maggior parte dei miei abiti preferiti di gennaio provengono da ASOS. Infatti all'inizio del mese, approfittando dei saldi, ho acquistato una serie di cosette. Devo confessare che spesso mi capita con ASOS di acquistare delle cose, provarle quando mi arrivano e poi immediatamente rimandarle indietro, perché la vestibilità magari non è perfetta, il taglio non è giusto per me, e quasi sempre c'è almeno una cosa che rimando indietro. A questo giro invece mi è piaciuto tutto alla follia, quindi grandissimo successo. Partiamo da alcune cosette che ho preso, che sono anche abbastanza fuori dai miei grandi classici. Il primo è questo vestitino molto semplice, che devo aver pagato anche relativamente poco, anche perché è in questa sorta di cotone elasticizzato, fatto a salopette con le bretelline incrociate sulla parte posteriore, fatto tipo skater dress, quindi leggermente svasato. Cercavo da un bel po' una cosa di questo genere, mi era venuta voglia di una sorta di vestitino salopette per appunto variare un po' il mio guardaroba, e questo mi è sembrato un'ottima scelta perché il prezzo era assolutamente ragionevole, e poi è una di quelle cosette semplici che si possono mettere tutti i giorni senza diventare troppo impegnative, e quindi questo è il mio primo preferito. Il secondo invece è completamente di altro genere e sono dei leggings in velluto. Babà! Ultimamente sto indossando tantissimi leggings, soprattutto con i maglioni oversize, oppure con i vestiti tunic dress, quelli un pochino più corti, e avevo voglia di qualcosa di un po' diverso dai miei classici e noiosissimi leggings neri, e ho visto questi e mi sono piaciuti e li ho acquistati. Non ero certa che su di me sarebbero stati accettabili, invece poi una volta indossati me ne sono innamorata. Sono a vita alta, il marchio è Miss Selfridge, però li ho presi, come dicevo, su ASOS. Vestono bene, sono comodissimi, sono anche abbastanza caldi, cioè nonostante io sotto metto sempre il collant perché sono una che ha costantemente freddo, e sono una piacevole novità nel mio guardaroba, fatto in inverno soprattutto di nero e di grigio e un po' di marrone.
Quindi i leggings di velluto. Tra l'altro ho anche una discreta ossessione per il velluto in questo periodo. Terza cosa, ancora diversa, una maglia. Una maglia in questo color cipria, molto delicata, mi ha colpito, un gattino, mi ha colpito questo colletto leggermente rialzato con tutte delle ruche attorno e la manichina a sbuffo in questo voile semitrasparente, mentre il polsino è di nuovo stretto, un po' lungo ed è lo stesso materiale della maglia. Mi piace molto indossarla soprattutto con le mie gonne a ruota perché è abbastanza stretta sulla vita, ma poi ha questo dettaglio a sbuffo che la rende un po' più romantica e anche un po' più vintage in un certo senso. Il brand in questo caso è Oasis, sempre però via Bezos. L'ultimo pezzo è quello che indosso ed è questa maglia con manichina a 3/4 in velluto, scollo rotondo, semplice semplice, ma come vi ho detto poc'anzi ho sviluppato una discreta ossessione per il velluto. Ho già una gonna che ho preso da ModCloth, che forse vi ho mostrato nei preferiti di dicembre, col quale penso di abbinarla e tra l'altro mi piace molto, semplice ma con questo dettaglio del velluto che la rende un po' diversa dal solito. Scusate, oggi ho il raspino in gola. L'ultima cosa che vi voglio far vedere invece l'ho presa da Primark. Non so se l'avete visto, ho pubblicato un vlog assolutamente random di una mia giornata nelle vacanze di Natale al centro di Arese con la mia amica Monica, dove ovviamente abbiamo fatto un giro da Primark, ho comprato una serie di cosette, non ho fatto un haul perché erano tutte cose molto particolari e una di queste cose erano questi leggings che visti così sono agghiaccianti, ma li ho indossati non stop praticamente da quando li ho acquistati perché ha iniziato a fare veramente freddissimo e la particolarità di questi leggings è che sono felpati, pelosetti all'interno, morbidissimi, caldissimi, comodissimi, i superlativi iniziano a partire come i fuochi d'artificio a Capodanno. E questi erano i miei vestiti preferiti di gennaio. Adesso passiamo alla categoria accessori, perché ci sono ancora delle cosette, alcune particolari, altre di Primark, insomma cosette che non sapevo bene in quale altra categoria inserire, quindi accessori. Come ho preannunciato, la categoria degli accessori questo mese è abbastanza all over the place, ci sono cose molto diverse tra loro, perciò ve le mostro senza soluzione di continuità. Il mio primo preferito sono dei collant che ho acquistato da Primark. Restando in tema di cose molto calde, non ho saputo resistere a questi collant che sono quasi in pile, nel senso che la parte interna è in questo materiale caldissimo e io adoro i collant coprenti e questi sono i collant più coprenti e più caldi che io abbia mai visto, quindi ideali appunto per gennaio quando ha fatto questo freddo pungente, quindi ho potuto indossare vestitini e gonne senza avere i piedi e le gambe ghiacciate, il che per me vale una menzione d'onore. Bravi Primark per tutta questa serie di prodottini pensati per chi soffre tanto il freddo come me. Ho anche un altro paio di collant da mostrarvi, non li ho ancora indossati, ciò nonostante sono già i miei preferiti, non li ho indossati solo perché appunto ha fatto molto freddo e questi sono un po' più leggerini, ma la particolarità come vedete è che sono dei collant neri con delle volpine. Come si fa a resistere a delle volpine sui collant? Non si può, e infatti, tada, eccoli qua, sempre Primark. Il prossimo articolo invece non c'entra assolutamente niente con i collant ed è un braccialetto. Questo braccialetto in metallo rigido color oro, martellato, quindi effetto martellato, che è un regalo di Natale della mia amica Alessia. È molto difficile che mi piacciono i braccialetti, anzi, a essere sincera, mi piacciono molto i braccialetti, ma è molto difficile che li indossi perché passando tante ore al computer non sopporto niente sui miei polsi. Mi dà fastidio con il mouse, mi dà fastidio sulla tastiera e quindi molto difficilmente indosso braccialetti. Questo però mi ha conquistato immediatamente, l'ho indossato parecchio nel mese di gennaio, ovviamente non quando lavoravo, e quindi dovevo senza ombra di dubbio inserirlo tra i miei preferiti perché lo adoro. Non so dove l'abbia preso, credo a un mercatino,
però ne ho trovati di relativamente simili su ASOS e ve li linkerò sul mio blog. L'ultimo accessorio preferito di gennaio, aspettate perché lo prende qua per terra, è un altro regalo di Natale. Ta-da! Una borsa della scusate, una borsa della Tilde, che è un marchio italiano. Sono in realtà delle ragazze che tra l'altro credo non siano neanche molto distanti da dove abito io, che hanno realizzato tutta questa linea riciclando i vecchi telefoni di quelli a rotella. Mi piacciono tantissimo tutti i loro prodotti. Se non le conoscete linkerò il loro sito sul mio blog, fateci un salto, perché hanno veramente delle cose uniche e originali. Ogni volta che indosso questa borsa c'è qualcuno che mi fa i complimenti, i bambini impazziscono perché non hanno mai visto il telefono a rotella. E ne avevo già una che ho utilizzato ininterrottamente per credo 2 anni e mezzo, finché non l'ho distrutta ed è caduta a pezzi. Mio marito me ne ha regalato una nuova per Natale e come faccio a non volergli bene quando ci azzecca così con i regali, che succede molto spesso. L'adoro, è un po' diversa da quella che avevo. La mia precedente era fatta più a tote bag, a sacchetto, mi viene da dire, più tote, quindi abbastanza regolare con la tracolla lunga. Questa invece, come vedete, ha una forma più orizzontale, ha una calamita che la tiene chiusa, voilà, è molto capiente, ha una serie di taschine interne e poi la si può portare in questo modo, quindi sull'avambraccio, perché ha la maniglia, non mi viene mai come si chiama questa, va bene, avete capito, abbastanza larga e spaziosa, ma anche una tracolla lunga, comodissima, che è poi il modo in cui io preferisco portarla. Quindi grazie Daniele, ho adorato la borsa, la sto indossando non stop praticamente da quando sono tornata dalla Sicilia. L'adoro e come dicevo vi consiglio di fare un giro sul sito della Tilde perché ne vale davvero la pena. Detto questo, cos'altro resta? Soltanto più una cosa nella categoria libri. Incredibile, finalmente di nuovo un libro da consigliarvi, perciò non perdetevela. Mi stavo impapinando, perciò non perdetevela. Approfittando delle vacanze di Natale sono finalmente riuscita a leggere un libro, Miracolo, Deo Grazia. Adoro leggere, è uno dei miei passatempi preferiti, ma negli ultimi mesi praticamente non ho avuto il tempo di fare nulla e quindi anche la lettura è finita un po' nel dimenticatoio. Invece a Natale ho letto un libro e mi è piaciuto anche tantissimo ed è La verità vi spiego sull'amore di Enrica Tesio, che è una scrittrice piemontese, una blogger piemontese, ha un modo di scrivere con un'ironia pazzesca, molto perché ogni tanto mi vengono le parole in inglese, mi viene relatable, è molto facile immedesimarsi nel personaggio, che poi credo sia se stessa. Mi è piaciuto tantissimo, racconta la storia di questa donna con 2 figli piccoli che sta attraversando la fase del divorzio e quindi tutte le sue esperienze di vita nel gestire i figli, lavorare, gli amici, le nuove storie, ma raccontato in modo davvero ironico, divertentissimo. Vi consiglio, se non lo fate già e se non la conoscete, di controllare anche la sua pagina di Facebook, perché scrive sempre cose esilaranti. Brava Enrica Tesio, consigliatissimo. Metterò come sempre il link per acquistarlo sul VS, ma eventualmente se no lo trovate anche un po' in tutte le librerie. E quindi voilà, siamo arrivati alla fine dei miei prodotti preferiti di gennaio. Come sempre io spero che le mie indicazioni vi siano state utili in qualche modo, vi abbiano ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io lo sappia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video e ancora una volta vi ricordo che se siete interessati a qualcuno dei prodotti che ho menzionato, trovate tutti i link sul mio blog e l'indirizzo è nella info box qui sotto, proprio qui sotto al video. Detto questo, direi che possiamo concludere qui. Vi saluto, vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!